Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme polpettone al forno. Oggi prepariamo un buonissimo polpettone di carne e lo cuociamo al forno. Un ultimo secondo, anzi molte volte può essere anche un piatto unico a seconda di come lo facciamo, personalizzabile al 100%. Ora vediamo gli ingredienti e come si prepara. Ci occorrono 500 g di carne macinata, circa 150 g di mollica di pane tritata, 50 g di grana, una presa di sale, 3 uova intere, dell'aglio, noce moscata, un po' di prezzemolo, olio extravergine d'oliva, 100 g di prosciutto cotto e 150 g di scamorza affumicata. Cominciamo subito con tritare il nostro prezzemolo. Io cercherò di tritarlo in modo molto fine. Volendo si può usare anche del prezzemolo essiccato. Io uso per esempio anche dell'aglio essiccato perché è più dosabile, diciamo, riesco a dosarlo un po' meglio. Ecco qui la quantità che mi occorre è più o meno questa, poi se voi gradite usarne un po' di più potete farlo tranquillamente. Prendiamo una ciotola un po' più grande, prendiamo la nostra carne macinata, anche questa ovviamente dipende da voi, quello che vi piace di più. Io ho usato una carne trita mista bovino e suino e ci uniamo la mollica di pane. Questa è mollica di pane raffermo grattugiata, tritata da me. Ne uniamo prima un pochino e poi uniremo il resto. Mettiamo anche il formaggio, un po' di sale, noce moscata per insaporire. E come dicevo prima, aglio in polvere. Se voi preferite, magari mettete l'aglio fresco tritato. Io preferisco usare l'aglio in polvere perché è un po' più delicato, riesco a dosarlo meglio. Allora, adesso aggiungiamo il prezzemolo. Ok, e poi le uova. Adesso andiamo a mixare tutti gli ingredienti. Per questa preparazione non abbiate paura di sporcarvi le mani, anzi è un vero toccasana, diciamo che è un antistress fare questo polpettone, però insomma se vi dà fastidio potete usare anche i guanti, usa e getta naturalmente. Uniamo un altro po' di pangrattato. Se è la prima volta che passate da qui, iscrivetevi al mio canale, mettete la campanella di notifica così non vi perdete nessun video, mi raccomando, Questa è una preparazione abbastanza veloce, quindi il mio consiglio è quello di accendere il forno preriscaldandolo a 220 gradi in modo tale da, una volta pronto il polpettone, lo infiliamo subito nel forno. Aggiungiamo anche un po' d'olio. A questo punto prendiamo un foglio di carta da forno, tagliamo così, mettiamo l'impasto direttamente sopra e andiamo a formare un rettangolo. Quindi lo appiattiamo
Per facilitarmi il lavoro ho preso un altro foglio di carta da forno, l'ho poggiato sopra e adesso andiamo ad appiattire col mattarello. Allora, adesso abbiamo appiattito per bene il nostro impasto, andiamo a posizionare prima il formaggio. Io sto usando della scamorza affumicata, poi potete usare anche un altro tipo di formaggio di vostro gradimento, naturalmente. Quindi una volta che abbiamo posizionato formaggio e prosciutto cotto, andiamo a arrotolare il nostro polpettone con l'aiuto della carta forno. Allora, una volta arrotolato per bene, andiamo a sigillarlo dai lati. Possiamo aiutarci ancora con la carta forno. Il mio consiglio è quello di non riempirlo magari troppo, perché sennò poi fuoriesce. Quindi lo sigilliamo ben bene, mi raccomando, controlliamo bene anche ai lati, che è sempre un po' critico. Ora, una volta che abbiamo preparato il nostro polpettone, prendiamo una pirofila o una teglia, come preferite. Io in questo caso ho messo della carta da forno sulla base, metto un po' di olio extravergine di oliva, ci adagiamo sopra il polpettone, mettiamo un altro po' di olio e, se vogliamo, anche un po' di pane grattugiato sopra. Così farà una bella crosticina. Ora siamo pronti ad infornare il nostro polpettone ad una temperatura di 220 gradi per un'ora. Una volta cotto, ho tolto dal forno il polpettone, l'ho lasciato raffreddare circa 20 minuti e l'ho posizionato in questo piatto da portata. Naturalmente possiamo accompagnarlo anche per esempio con delle patate oppure del purè oppure con le patate duchessa, e vi lascio qui la scheda, che sono veramente buone. La ricetta la troverete nella scheda o nei commenti. Vediamo com'è all'interno, è ancora tiepido, rimane croccante fuori. Dunque, nel frattempo io sto preparando un bel piattino per fare la prova assaggio. Vedete qua, ho fatto una bellissima crosticina croccante, come vi avevo detto, e dentro, guardate un po', è bello umido e succulento. Tagliamo un pezzettino. Buon appetito! Che vi devo dire? Fatelo!
È troppo buono, veramente. Delizioso. Se vi è piaciuto questo video fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi il mio sito internet che è www.lericetedifrancesca84.com e non perdetevi il prossimo video. Ciao!